Hai mai sentito parlare di uno scrittore che ha vissuto tutte le sue storie prima di raccontarle? Un uomo che ha conosciuto il vagabondaggio, la galera, l'alcolismo, il mare in tempesta, le miniere d'oro, tutto ciò prima di diventare una leggenda della letteratura. Questa è la storia di Jack London, l'autore del Richiamo della foresta, di Zanna Bianca, di Martin Eden e di tantissimi altri romanzi e racconti. Un uomo che ha vissuto solo 4 decenni, ma che ha scritto oltre 50 libri e centinaia di racconti. Un'esistenza vissuta sempre al limite, prima nella povertà, poi nell'avventura e poi nel successo letterario, e capace di ispirare milioni di lettori ancora oggi. Ma chi era davvero Jack London? Come ha trasformato le sue esperienze in romanzi immortali? Preparati, perché questa storia è più piena di colpi di scena di un film d'azione. Il protagonista di questa storia nasce a San Francisco, in California, il 12 gennaio 1876, con il nome di John Griffith Cheney, quindi non con il nome con cui sarà consegnato alla storia. Sua madre era un'indovina e cartomante di nome Flora Wellman. Non era sposata e infatti la figura paterna rimane un po' avvolta nel mistero, ma quasi tutti i biografi concordano nel dire che il padre di quello che sarà poi Jack London è l'astrologo William Cheney, il quale però non riconobbe mai la paternità. Quindi stiamo parlando del figlio di una indovina e di un astrologo, e già qui le cose si fanno particolari. Si sa che la madre, durante la gravidanza, tentò il suicidio con una pistola. Però superò il momento difficile, ritrovò l'amore per la vita e l'esistenza e ritrovò anche l'amore, quello umano, e si risposò con un veterano della guerra civile parzialmente invalido di nome John London, il quale appunto cognome il nostro piccolo John adottò. Ma come avete notato, nacque con il nome di John e a un certo punto iniziò a farsi chiamare Jack, forse per distinguersi dal padre adottivo o forse perché l'assonanza Jack London suonava davvero bene, chi lo sa. Comunque, lui ebbe questa particolarità di potersi scegliere il nome. Noi tutti viviamo con un nome che ci è stato assegnato, ma Jack London si scelse il suo. Il rapporto con la madre fu sempre molto conflittuale e lei non era proprio una buona madre. Iniziò a chiamarlo spesso il marchio della mia vergogna. Allora pensate a quanti nomi possiamo dare alla nostra prole e diciamo che il marchio della mia vergogna non è proprio tra i più carini. Però lei, ecco, si riferiva così al povero piccolo Jack London. Visti i rapporti difficili con il figlio e anche la mancanza di latte materno, la madre lo affida però alle cure di una tata, di una babysitter, tale Virginia Prentice, una ex schiava di Oakland, California, che divenne presto per il piccolo Jack una figura materna molto fondamentale, fornendo a Jack quell'amore e quell'affetto che spesso gli mancarono durante l'infanzia, la quale fu molto modesta e trascorsa prevalentemente a Oakland nella classe operaia di Oakland, ma il marito di Flora continuava a spostarsi di qua e di là cercando una posizione lavorativa migliore e la famiglia ovviamente lo seguiva come poteva e ciò fornì al nostro protagonista una infanzia itinerante. Infatti la famiglia si spostò molte volte tra Oakland, San Mateo, Alameda, sempre alla ricerca appunto di un posto di lavoro migliore. Dopo molti tentativi, la famiglia approda a un ranch, che tutto inizia ad andare bene. Jack studia, va a scuola, il ranch funziona. Il buon John London ha le sue bestie che alleva, vende i suoi prodotti, fino a quando non decide di ascoltare il consiglio della cara moglie, la quale faceva l'indovina, ma non è che indovinasse poi molto, perché consiglia al marito di puntare tutto sui polli, sull'allevamento di polli. Lui appunto segue questo consiglio, ma poco tempo dopo una micidiale epidemia di polli distrugge tutti gli averi della famiglia e rimette John, Flora e il piccolo Jack in crisi. Quindi il nostro Jack, fin dalla tenera età, conosce la costante necessità
di contribuire al sostentamento della famiglia. Inizia così a svolgere una serie infinita di lavori e vedremo che continuerà in tutta la vita a cambiare lavori, e in questo periodo cerca di aiutare l'economia di casa facendo veramente di tutto. Inizia con il venditore di giornali, poi fa lo spazzino, fa il garzone in una fabbrica di ghiaccio, fa l'addetto a sistemare i birilli in una sala da bowling e anche l'operaio in una fabbrica di conserve. A soli 14 anni Jack decide a malincuore di lasciare gli studi. E dico a malincuore perché studiare gli piaceva ed era anche un bravo studente, ma l'economia di casa non gli permetteva di seguire questa strada, almeno per il momento. Iniziò a lavorare in un conservificio vicino al porto di Auckland per soli 10 centesimi di dollaro all'ora. Una cifra veramente minima, e questo era in tutto e per tutto sfruttamento minorile, la qual cosa purtroppo era molto diffusa all'epoca sia in America che in Europa. Il turno di Jack iniziava alle 6 del mattino e la vita al porto gli offriva un sacco di ispirazioni. Vedeva questi personaggi particolari e si ispirava a queste strane storie che giravano, questi racconti di avventura. Già nella sua testa lui probabilmente iniziava a immagazzinare tanti elementi che in seguito gli serviranno per costruire le sue storie. La vita di Jack London è una continua ispirazione per racconti che saranno memorabili proprio per il fatto di essere basati sulla realtà. E la sua fantasia era sicuramente grande e potente, ma la base su cui si forma proprio il suo scritto è un vissuto reale e una costante ricerca di esperienze ed avventure. Comunque andiamo avanti. Ha per il momento un altro progetto, quello di acquistare una barca, e inizia a risparmiare dei soldi. Con quel poco che guadagna riesce a mettere via solo 5 dollari. Ricordiamo che al momento ha solo 14 anni. A 14 anni ha questi 5 dollari, però purtroppo la sua cara mamma glieli scopre e glieli confisca. Brava Flora, complimenti. E cosa fa con quei soldi la nostra Flora? Va a giocarseli alla lotteria cinese e ovviamente, sì, avete indovinato, li perde. Ma il nostro Jack, che sembra giocare con un mazzo di carte infinito e sembra avere anche un asso nella manica anche quando le carte sono terminate, non si dà per vinto. Lui è resiliente, continua a rialzarsi. A ogni caduta lui si rialza, va avanti e studia altri piani. E questa volta ha in mente di comprare una barca, sì, ma molto più costosa di quella che aveva in mente inizialmente. E questa barca costa ben 300 dollari, una cifra che ovviamente lui non ha, ma che riesce a farsi prestare dall'apprentice, la Tata, di cui abbiamo parlato prima. Lei glieli presta, lui acquista questa barca e cosa fa il nostro Jack? Diventa un pirata di ostriche. Nella baia di San Francisco, a quei tempi, il pirata di ostriche era quella figura che soprattutto di notte andava a pescare o a rubare le ostriche dove non era consentito farlo e poi le rivendeva al mercato nero di giorno. Quindi di notte se le procurava in qualche modo queste ostriche e di giorno le rivendeva sulla sua bella barca da 300 dollari. In poco tempo paga il debito, in poco tempo viene soprannominato il principe dei pirati, ma tutta questa bella fase ha un termine perché purtroppo la sua bella barca un giorno brucia. Non si sa come mai scoppiò questo incendio, però purtroppo la barca brucia. Jack però, come abbiamo detto, non neanche questa volta non si dà per vinto. E cosa fa? Passa dall'altra parte della barricata e inizia a lavorare per la pattuglia ittica governativa, proprio coloro che danno la caccia ai pirati di ostriche. Ma questa esperienza dura poco, perché il nostro Jack purtroppo è gravemente dipendente dall'alcol. Ha solo 16 anni ormai e si aggrega a una banda di vagabondi, una fase della sua vita che fa parte anche un po' del mito di Jack London, no? Questo ragazzo che è giovanissimo parte e visita un po' tutta l'America su treni merci, vivendo con quello che trova, con quello che ha. A 17 anni, nel 1893 quindi, Jack decide di imbarcarsi su una nave
su una goletta, in realtà una goletta da caccia che è diretta in Giappone, una goletta da caccia alle foche. In questa missione che dura più di 100 giorni e in cui lui sopravvive a un violento tifone. Al ritorno scrive un racconto, Typhoon of the Coast of Japan, e si iscrive a un piccolo concorso letterario e lo vince e incassa ben $25, il suo primo incasso da scrittore. E già forse nella sua testa iniziava a formarsi quella voglia di diventare un vero scrittore. Comunque la soddisfazione fu grande, ma prima di passare a questa fase di scrittore vero, Jack aveva ancora tante altre avventure da vivere. Lavora in una filanda di Utah e poi va a spalare carbone in una centrale elettrica. La necessità economica quotidiana era pressante, lui doveva in qualche modo procurarsi il cibo, sopravvivere e quindi è costretto a fare questi lavori. E inizia poi, dopo queste esperienze, di nuovo a vagabondare per gli Stati Uniti. Viaggia sui treni merci di nuovo, si unisce a un gruppo di disoccupati, i quali protestano per le condizioni gravi economiche in cui versano gli Stati Uniti in quel momento. Siamo alla fine del XIX secolo, le condizioni economiche sono piuttosto gravi dell'America, c'è una grande modernizzazione. Siamo tra la guerra civile e la prima guerra mondiale, è un periodo storico molto particolare. C'è un grande cambiamento, un grande sfruttamento minorile, come abbiamo detto, una grande povertà diffusa. Jack protesta con queste persone che ha conosciuto per strada contro questa situazione drammatica e difficile in cui appunto le persone sono costrette a vivere. E questa esperienza culmina con un arresto di 30 giorni in una prigione della Pennsylvania per vagabondaggio. Un evento che ha un profondo impatto sulle opinioni di Jack in materia di giustizia sociale. Comunque, tornato nuovamente libero, il ragazzo ritorna a viaggiare sui suoi treni merci, alimentando ancora una volta il mito di questo ragazzo senza meta e senza radici, però questa volta amplia ancora di più il suo raggio d'azione. Passa da Washington a Baltimora, poi va in Canada e da Montreal attraversa tutto lo Stato, più volte. E queste esperienze di vagabondaggio saranno di grande ispirazione per i suoi racconti. Nonostante le difficoltà e anche la grande povertà, Jack ha la grande voglia di ritornare a studiare. Nessuno si aspetterebbe che un ragazzo così, con problemi di alcol e con una storia di vagabondaggio alle spalle, abbia voglia di tornare a studiare, eppure Jack sentiva questa necessità. Quindi ritorna a Oakland e si riscrive a scuola. Si riscrive a scuola e per procurarsi i soldi che gli servono fa il bidello nella stessa scuola di notte. E per arrotondare lo stipendio, perché i soldi non erano mai sufficienti, faceva anche altri lavori. Faceva lo scaricatore di porto, al porto appunto di Oakland, e anche il giardiniere quando poteva. Quindi cercava in tutti i modi di sbarcare il lunario, diciamo così. Trova in questo periodo anche rifugio nelle biblioteche comunali di Oakland. Queste istituzioni dove lui si immerge nella lettura profonda delle opere principalmente di Darwin, Karl Marx e Nietzsche e sviluppa una sorta di formazione socialista e si lega molto a queste teorie socialiste. Jack comunque si sente diverso da tutti i suoi coetanei. Nell'ambiente scolastico non sta benissimo perché appunto le sue esperienze sono talmente vaste e di diverso tipo che ha poco da condividere con i suoi coetanei o con le altre persone. Decide di provare a iscriversi all'università. A quel tempo infatti non serviva il diploma scolastico per iscriversi all'università, ma bastava superare un test di ammissione. E Jack si mette a studiare con anima e corpo e supera questo test nel 1897 e viene ammesso all'Università di Berkeley, California. E si immerge di nuovo totalmente negli studi. Gli piace tantissimo studiare, l'ambiente universitario, tutto ciò gli piace tantissimo, però a causa dei problemi economici infiniti della sua famiglia, Jack
deve purtroppo di nuovo lasciare quel sogno. La volontà c'è, i soldi no. Jack in questo periodo impegna anche la sua macchina da scrivere al Monte dei Pegni, quindi è un periodo davvero molto difficile. Nel 1897 Jack non ha più un soldo. Sente parlare della corsa all'oro nel Klondike e parte, senza pensarci troppo. Sopravvive a temperature sotto i 40 gradi, lotta contro la fame, il gelo, contrae malattie come lo scorbuto, perde 4 denti e prova anche un costante dolore ai muscoli dell'anca e della gamba. La sua salute è precaria, anche il suo viso inizia a mostrare segni di difficoltà. Inoltre Jack non trova l'oro, trova solo un po' di polvere d'oro che gli frutta quasi niente, circa 4 dollari. Però non ha forse trovato le miniere d'oro, ma ha trovato una miniera di storie da raccontare. Con la sua sensibilità inizia a dare forma a queste storie. L'esperienza nel Klondike è diretta ispirazione per il suo celebre romanzo Il richiamo della foresta e per tantissimi altri racconti ambientati nel Grande Nord. Tornò in California e di giorno si mette a studiare per superare un esame per ottenere un impiego alle poste. Quindi una parte di lui era comunque in cerca di un impiego fisso e sicuro, ma un'altra parte di lui stava lavorando e cercando una via d'uscita di tipo diverso. Infatti di notte lui scriveva tutte le storie che aveva conosciuto nel Klondike e anche prima come vagabondo in giro per gli Stati Uniti e nel Canada. Scriveva. L'esperienza nel Klondike era stata talmente trasformativa che aveva spostato proprio la sua attenzione da una ricerca di lavoro fisso e sicuro a una via d'uscita di tipo diverso, quella di diventare scrittore. Comunque il nostro Jack, che appunto di carte da giocare ne aveva infinite, vince il concorso alle poste e lo vince anche con un punteggio altissimo. Un posto di lavoro sicuro, in grado di garantirgli una paga dignitosa di ben 45 dollari al mese. Ma nello stesso periodo accade una cosa inaspettata. Una rivista gli offre ben 40 dollari per un suo racconto. E subito dopo un'altra rivista gli offre un contratto editoriale. Siamo davanti a una svolta. Jack è a un bivio. In questo clima di grande cambiamento, i racconti di Jack London sulla selvaggia e incontaminata Yukon, sul Klondike, sul vagabondaggio, su storie di mare, sembrano assumere un'importanza maggiore. Tutti iniziano ad avere interesse a quello che Jack London ha da dire. Diciamo che lui crede di poter incarnare la sopravvivenza, la connessione primordiale con il mondo che c'era prima e che sta svanendo. Sente di poter fare questo, percepisce proprio la voglia di emozioni e di avventura nella mente delle persone, nella società e grazie alle sue infinite esperienze sente di poter dar voce a quello spirito. Dentro di lui ha questa voce che gli comunica tutto ciò e infatti decide di non accettare il lavoro alle poste. Jack decide di fare lo scrittore, decide di provarci. All'inizio del Novecento, quindi, il nostro Jack London si affaccia da scrittore. Il richiamo della foresta diventa presto un bestseller mondiale. È la vera svolta. Jack London è diventato rapidamente una celebrità. Scrive regolarmente, con rigore, con metodo, pubblica in maniera costante. Tutti vogliono sapere di più quello che lui ha da dire, vogliono leggere i suoi racconti di frontiera, di terre lontane, di vagabondaggio, di personaggi particolari, di storie che stanno svanendo e alle quali lui sembra poter dar voce. Viene contattato da una rivista per diventare inviato all'estero e parte così per il Sudafrica. In seguito diventa giornalista di guerra in Corea, poi viaggia nei bassifondi londinesi per documentare la miseria operaia, ambiente a cui lui era molto abituato. Jack è ormai famosissimo, tiene conferenze alle università a cui partecipano centinaia di persone, quindi vediamo che finalmente Jack ha realizzato il sogno di entrare nelle università. Quello che prima gli era stato negato, adesso invece gli viene offerto e non è ad ascoltare le lezioni, ma è lui
proprio che tiene le conferenze con le sue infinite esperienze. La vita familiare però non va molto bene. Jack si è sposato con una tale Bess Maddern, ma della quale non è innamorato. Lei probabilmente era una donna in cerca di un uomo impiegato alle poste, cosa che però Jack aveva deciso di non essere. E il loro amore piano piano si frantuma, anche se lei è in attesa della seconda figlia. Nel 1904 Jack si lega a una donna di nome Charmian Kittredge. È questo il suo grande amore, è l'amore della sua vita. E nel 1907 i due sono già sposati. Lei è una stenografa, dattilografa, dallo spirito intraprendente, una donna che Jack ama e con cui condivide lo spirito avventuriero, senza radici, la voglia di scoprire, di andare, di vedere, di provare esperienze nuove. Per loro è davvero un grande amore. Lei diventa presto amica, consulente, consigliera, i due condividono tutto e diventano presto una coppia famosissima, diciamo degli influencer dell'epoca, se vogliamo dire così. Decidono in questo periodo di intraprendere una enorme avventura. Non bastava mai l'avventura per Jack London e decide di far costruire, con i soldi che aveva incassato dai libri, una barca a cui dà il nome di Snark, un nome che deriva da un racconto di Lewis Carroll. Ecco, si fanno costruire questa barca molto costosa, di cui ci sono le fotografie, perché hanno un progetto, quello di viaggiare intorno al mondo per 7 anni. E nel 1907 decidono appunto di partire. Quando tutto è pronto, con alcuni amici si imbarcano, partono, prima le isole Hawaii, poi nel sud del Pacifico e poi arrivano fino in Australia. L'impresa però è presto interrotta perché la salute di Jack è veramente precaria. Inoltre in quel periodo si ammala di malaria, ha altri problemi di salute, anche purtroppo malattie tropicali che complicano la situazione. I due devono tornare. I demoni di Jack lo raggiungono. L'alcol diventa il suo rifugio e la salute peggiora veramente in modo rapido. Anche una volta arrivati a casa, la parabola discendente sarà tremenda per lui. In ogni caso, lui riesce a trovare la forza di scrivere ancora e scrive un bellissimo romanzo del nome La crociera dello Snark, il resoconto di questa ultima grande avventura. La coppia torna a casa e non mai stanca di tentare nuovi esperimenti e avventure, si dà alla coltivazione facendo piantare 100.000 alberi di eucalipto per imitare una coltivazione che aveva visto in Corea. Jack ha questa idea di coltivare eucalipto e fa anche costruire un porcile di dimensioni immense. Aveva veramente tante idee, tante strade da percorrere quest'uomo, ma nemmeno questo purtroppo è un periodo felice. La coppia perde una figlia, la quale poverina riesce a vivere soltanto poche ore. E poco tempo dopo la Wolf House, chiamata così per via dei lupi in Zanna Bianca, era la residenza che i due stavano costruendo. Beh, questa Wolf House purtroppo prende fuoco. E come dicevo prima, gli incendi nella vita di Jack London furono ben due. La barca con cui pescava le ostriche illegalmente e questa Wolf House che nemmeno terminata purtroppo va in fumo e brucia completamente in un incendio. A questo punto la salute abbandona completamente il povero Jack e purtroppo una notte, il 22 novembre 1916, a Auckland, dopo aver assunto anche della morfina per cercare di lenire il dolore, a soli 40 anni Jack London muore. Poco prima di morire Jack aveva tentato tramite lettere un avvicinamento con le due figlie avute dalla prima moglie, un avvicinamento che però non ebbe il tempo di accadere. Preferirei essere cenere che polvere. Preferirei che la mia scintilla bruciasse in una vivida fiammata, piuttosto che fosse soffocata da arida putretudine. Preferirei essere una superba meteora, ogni mio atomo esploso in un magnifico bagliore, piuttosto che un sonnolento e perseverante pianeta. La giusta funzione di un uomo è di vivere,
non di esistere. Jack London.